Ecco qua, vi abbiamo fatto aspettare tanto per il nostro secondo video. Eravamo, come dire, impegnati, abbiamo fatto tanti chilometri, abbiamo visto tante cose, avevamo degli impegni anche per sistemarci qualche cosina nel camper, grazie Nauticaravan. Quindi scusateci ancora, ma eccoci, siamo tornati. Sentendo dentro l'amore. Tra qualche giorno lasceremo la nostra isola e ci imbarcheremo per andare su quello che noi definiamo il continente. E il pensiero è un po' a quello che ci lasciamo alle spalle. Chiaramente il legame con la nostra isola è forte, sia sotto l'aspetto degli affetti personali che per quanto riguarda il territorio. Però tutto il resto è qualcosa che in qualche modo ci fa andare via molto molto sereni, perché vuol dire che abbiamo vissuto con buone energie perché ci siamo resi conto anche per quanto riguarda i lavori che avevamo di avere avuto intorno grandi riconoscimenti. Io l'altro giorno ho salutato i miei colleghi e qualche amico con un piccolo rinfresco che abbiamo fatto. Con la presenza di tante persone che sono venute anche da lontano mi sono reso conto di aver in qualche modo seminato bene, ecco, perché ho avuto dei riconoscimenti che mi hanno anche fatto scappare qualche lacrimuccia. E idem per quanto riguarda Yvonne. No, io non piango mai. No, infatti, lei non piange mai. No, infatti no, come vedete, L'altro giorno... non sono un pandino. L'altro giorno anche una sua cliente l'ha rincorsa per darle un regalo e farle capire... Ciao Bea! Per farle capire appunto che cosa è stata in tutti questi anni in cui ha servito le persone nel suo negozietto. Perciò cose che veramente scaldano il cuore. Vuol dire insomma che abbiamo seminato bene, giusto? Sì. Questo ci fa andare via molto molto tranquilli. Sì, grazie anche a Gianpietro, mi ha fatto addirittura una poesia. Grazie Giampi. Beh, diciamo che lui è comparso ancora poco nelle nostre prime immagini, però lui è Max, è il terzo passeggero, il terzo componente della nostra famiglia a bordo di Ayu. E Max è veramente un essere meraviglioso, è proprio bene, Max. Buono, è proprio... Ciao Max, ciao meraviglia. Viene mamma. È un cane unico, ma tutti i cani sono unici. Tutti gli animali? Tutti gli animali sono unici, ma è meraviglioso Max. Vieni Max! Ad un certo punto, quando la nostra scelta era oramai fatta, abbiamo iniziato a svuotare casa e lì ci siamo resi conto che anche noi abbiamo fatto parte di quel consumismo di cui pensavamo di essere esenti, invece così non era. Noi, tu! Beh sì, allora, lei Io no. aveva un armadio con qualcosa come 20 paia di scarpe. Si fai finta di niente tu. Non so di cosa parli. Lei aveva 20 paia di scarpe. Io in quell'armadio ne avevo solo 2 paia, quindi le scarpe non fanno parte, diciamo, della cosa... Non sei donna? Che gli uomini in qualche modo pensano di fare come le donne. E quindi comunque, a parte questo, ci siamo resi conto davvero di avere tante cose in più, tante cose in più che non servivano, con quei pensieri: no, ma quella camicia magari la metterò quando sarò più magro,
oppure quel pantalone, oppure... ma non era solamente questione di abbigliamento, era questione di anche dell'oggettistica, di cose che in qualche modo il possesso così ci fa pensare ad una ricchezza. Invece ora ci rendiamo conto che la ricchezza è ben altro. Quindi non avendo mai in qualche modo inseguito la ricchezza sotto l'aspetto dell'oggettistica in genere, della tecnologia o di chissà che cosa, delle scarpe sì però. Insomma, svuotando casa ci siamo resi conto che abbiamo fatto parte anche noi di quel consumismo. Guarda che io compravo le scarpe, tu compravi gli attrezzi da lavoro. Ma quelli li usavo, le scarpe le mettevi nell'armadio e dicevi no, ma quelle con quell'abito, sì, poi alla fine avevano uno strato di polvere così magari. Non li usava mai. Infatti siamo bravi adesso. Sì, adesso nella nostra casetta ci sta solo ed esclusivamente le cose che ci servono, le cose essenziali soprattutto. Quindi entrare anche in quei negozi, non faccio pubblicità, tipo quello tedesco che ha quel marchio giallo e blu. Prima succedeva che c'era quell'attrezzino che poteva servire, tac, che si comprava. Adesso invece, adesso no, adesso si compra solo esclusivamente ciò che serve. Bravi. Bravi? E come sì. Aspetta, prima di chiudere, guarda quest'albero, che meraviglia di albero. Faglielo vedere. Stringerò il tuo cuore, ringrazierò il cielo ogni giorno di più per averti trovato. Vorremmo farvi vedere anche come abbiamo personalizzato la nostra casetta. Qui abbiamo inserito una Sardegna stilizzata con una bandiera a quattro mori che riprende quelle che sono parte del grande patrimonio archeologico della nostra isola. E qui invece abbiamo stilizzato, diciamo, quella che è una fotografia dell'emblema di Nuoro, il Cristo Redentore che sorge in cima al Monte Ortobene. Ringrazierò il cielo ogni giorno di più per averti trovato, vita e cuore volare e vivere, sentendo dentro l'amore, volare e vivere ogni mio giorno. E qui invece una bandiera a quattro mori in cui, diciamo, c'è l'ancora che viene tirata su e si viaggia in qualche modo alimentati dal vento. Per queste personalizzazioni dobbiamo ringraziare Elia di Urbana Tela di Nuoro. Grazie Elia. La consapevolezza che abbiamo in qualche modo raggiunto relativamente a questa sensazione di ricchezza è che la vera ricchezza di una persona è quella di non aver bisogno Di 20 paia di scarpe. non aver bisogno di niente in più rispetto a quello che si ha già. Ecco, questo ci rende davvero molto 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 ricchi. Ci sono le mosche, amore. Se non mangiamo le mosche o mangiamo cacca di mosca. No, praticamente amore. Qui stiamo registrando adesso. Questo è il luogo dove abbiamo trascorso tanti giorni della calura di giugno. Siamo in cima al Monte Ortobene. Sulla
favoloso. Si incontrano anche degli elfi in questo posto. Ecco, vedete, vediamo un po'. Eccolo qua, ne ho trovato uno. Ciao elfetto, Ino che bagana. che vuol dire qui c'è fame, e quindi ci apprestiamo a consumare il nostro pasto. C'è quell'altro elfetto, quello piccolino? No, non c'è, è scappato. Dove è andato? Ehi! Ciao elfetto! Vai Max, vai. Vai a babbo. Ciao! Ciao Max! Ciao! Bene, buon appetito! È vero che ho nell'equipaggio una che è molto brava a Tetris e quindi riesce in qualche modo a ottimizzare gli spazi. Però in effetti questa cosa qui dei pochi spazi a disposizione non è assolutamente un problema per noi. Non devo convincere nessuno, ovviamente, perché noi stiamo solo raccontando della nostra scelta, della nostra vita, ma questo canale non è fatto per convincere qualcuno che questa sia la scelta giusta. Ognuno fa la scelta che è giusta per sé, non per tutti. Noi, pensando alla nostra cucina di casa, dove i pensili erano grandissimi ed erano tutti strapieni di roba, alla fine, all'inizio, proprio i primi giorni in cui siamo seduti a bordo, pensavamo che questi fossero piccoli. E invece ci rendiamo conto che il minimalismo è questo: avere con sé solo e esclusivamente le cose che ci servono. Ciao signora. Eccola, questa qui è quella che ho nell'equipaggio che gioca a Tetris. È proprio brava, guardate come sistema benissimo anche la frutta. Ah, a proposito, noi abbiamo anche il bimbe, abbiamo anche il bimbi, non solo, abbiamo anche un'altra cosina che è molto utile, guardate là, abbiamo folletto, aspirapolvere, già. Del tipo non sento più. Ecco, adesso c'è la GoPro. Questo è un video. Bella. Ah, almeno ci possiamo specchiare. Stai facendo video? No, è una foto. Sì, è un'intervista. Ciao! In una notte di luna bacerò la tua anima, stringerò il tuo cuore, ringrazierò il cielo ogni giorno di più per averti trovato tutto il cuore per volare e vivere e riscoprirmi con te, volare e vivere cantando il vero amore e respirare ancora sulla mia pelle il profumo di te, guardare nei tuoi occhi, scoprire cosa è davvero l'amore. In una notte di luna bacerò la tua anima, stringerò il tuo cuore. Guardate la bella donna che ho a fianco, mamma mia. Ciao! Ciao. Ti ho fregato. Siamo qua, siamo a Olbia e siamo al porto perché domani mattina prendiamo la nave presto, ci alziamo presto. E lasceremo la Sardegna, Per la prima volta con Aio prenderemo il largo, prenderemo il mare. il mare, sì. Lo porteremo come un sogno oltre il mare. Che te Allora, oggi è successa una cosa strana. Eravamo in un'area camper e due persone ci hanno fermato e ci hanno chiesto: ma voi siete due ragazzi di YouTube? E per noi è stata
un qualcosa di nuovo, qualcosa chiaramente che ci ha fatto molto piacere, però una cosa nuova, completamente nuova, quindi ci fa piacere. Anche perché comunque siamo nuovi, quindi non te lo aspetti magari quando ci sei su YouTube da diverso tempo, come tanti nostri amici che ci sono da diversi anni. Quindi è una cosa che fa un po' strano, ma fa tanto piacere. Sì. Perciò niente, è stato un bel incontro. Ciao. Infatti, Luca e Barbara. ciao. È stato Persone meravigliose, perché l'incontro è stato veramente bello. Sì, Ma noi lo diciamo sempre, che nel cammino si incontrano sempre le persone che vibrano come noi, quindi loro sono sicuramente persone meravigliose come a noi. YouTube ci ha avvisato che tra poco potremmo essere suoi partner, nel senso che già il piccolo successo nella visualizzazione del primo video forse ha in qualche modo raggiunto un certo numero. Mancano ancora 2 parametri per diventare partner di YouTube, e cioè uno di questi 2 è il numero di iscritti, e quindi sì, ve lo chiediamo, iscrivetevi se vi fa piacere, così potremo diventare anche noi partner di YouTube. Allora, c'è da dire che noi siamo vegetariani, quasi vegani, quindi niente porcetti per il ringraziamento. Però è sicuro che vi ringrazieremo in qualche modo per gli iscritti. Sì, Intanto stiamo già facendo assaggiare il nostro mirto a tutti. e poi una volta iscritti attivatevi anche la campanellina, così ogni qualvolta faremo un nuovo video vi arriverà la notifica. Vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Aio in viaggio. Ciao! trovato. Ehi, psst. Secondo me erano più di 20 paia di scarpe.